Mettetevi comodi cari amici, perché oggi non si farà nemmeno 1 chilometro in autostrada. Ecco a voi alcune ispezioni di questo episodio. Ma prima di tutto, sigla! Episodio 4. Il Nord Germania ci aspetta! Dopo un buon risveglio al centro della Germania, più precisamente nel paesino di Schauenburg e ancora più precisamente nel Gasthof Fritzes Goldener Stern, ci troviamo pronti per fare una buona colazione. L'hotel è veramente ben curato. Siamo gli unici a fare colazione in questo momento. Dopo aver riempito bene la pancia, siamo pronti per ripartire. L'hotel si trova proprio adiacente alla chiesa del paesino. Ed ecco che salutiamo la pensione che ci ha ospitati per questa notte e partiamo, come sapete, in direzione verso nord. Vedremo questo viaggio fin dove ci porterà. Oggi abbiamo deciso di non percorrere l'autostrada, percorreremo le strade secondarie tra i campi e i paesi. Abbiamo deciso di indossare le tute. Come abbiamo capito nei giorni scorsi e negli episodi precedenti, in Germania il meteo non ha le idee tutte a posto, gli piace cambiare e vedendo i cieli così densi di nuvole abbiamo deciso appunto di indossare le tute per evitare di doverci subito fermare. Vi consiglio di vedere i video precedenti, ma per chi non li avesse ancora visti, vi ricordo che io e mio padre siamo partiti in questo viaggio, senza una vera e propria meta. Siamo partiti dal sud della Svizzera in direzione nord. Per ora abbiamo raggiunto il centro della Germania. Viaggiamo giorno per giorno, senza una meta prefissata. Cerchiamo nella giornata o al limite il giorno precedente dove poter arrivare e dove fermarci per la notte. Questo è il terzo giorno di viaggio e abbiamo davanti a noi ancora molti giorni da percorrere. In totale sono riuscito a prendere 3 settimane di vacanza, quindi ne abbiamo di tempo per raggiungere la latitudine il più nord possibile. I campi di grano pronti per la mietitura sono bellissimi. È un susseguirsi di strade tra foreste e campi. Il traffico è veramente poco, si viaggia tranquilli e sereni. Ogni tanto decidiamo di prendere queste stradine per immergerci proprio tra i campi. Il traffico è assente e vedere l'ampiezza della pianura è fantastico. La Germania è uno dei paesi europei con una forte tradizione agricola. Circa il 47% del territorio tedesco, pari a 16,7 milioni di ettari, è destinato all'agricoltura. Le colture principali includono cereali come grano, orzo e mais, oltre a colza,
utilizzata per l'olio e biocarburante. Oltre a queste culture vengono anche prodotte patate e barbabietole da zucchero, fondamentali per l'industria alimentare. Il bello di questa giornata è che ci si trova tra campi, quindi aree aperte e vaste, e poi tutto d'un tratto ci si trova in mezzo ai boschi. Viaggiare così è bellissimo, non si sa veramente dopo ogni curva cosa ci si può trovare davanti. E così su queste strade il fievole sole non ci aiuta a restare caldi. Il freddo inaspettato attraversa la tuta e ci fa temere che a nord la situazione potrebbe essere anche peggio. Non so cosa ne pensate voi, ma secondo me ad ogni scorcio si potrebbe fare una foto e stampare una cartolina. È quasi mezzogiorno e una leggera fame inizia a farsi spazio nello stomaco. Quindi decidiamo di fermarci. Fa caldo. Fa un caldo poi. Abbiamo trovato una soluzione a coprire via la pelata. Bravo Martino, grazie. Sì. Non so voi, ma a me questi alberi piantati ai lati delle strade con la loro precisione e simmetria mi piacciono un sacco. That whispers in the trees, soft winds weaving through the leaves. The sun bends low to kiss the seas. Wonder, keep moving on. Every shadow leads to dawn. Find your place where you belong. Mountains hum their quiet tune, a silver thread of rising moon. Footsteps fall like drops of June. The earth that breathes the stories untold. Your heart, the compass steady and bold. Wanderer, keep moving on. Every shadow leads to dawn. Find your place where you belong. Wanderer, keep moving on. Oltre alla moto, la mia passione è anche quella dell'agricoltura. Se qualcuno di voi ha magari spulciato nel mio canale, avrà magari notato dei video di raduni di trattori o altri mezzi agricoli. Vedere da vicino questa Trebbia Deutz-Fahrt mi fa molto piacere. Ed eccoci arrivati alla storica stazione della ferrovia Rinten-Stadthagener Eisenbahn, inaugurata nel 1900. Non era solo una ferrovia, era il cuore pulsante del Schaumburg, trasportando passeggeri, carbone, pietra e legname tra villaggi e industrie. Nel 1904 10 carri merci scivolarono a tutta velocità fino a Rinten, deragliando senza ferire nessuno. L'episodio è rimasto nella leggenda locale. Ed ecco che raggiungiamo il paese di Klein-Bremen. È un piccolo villaggio nella città di Porta Westfalia. Come potete vedere da questo strano edificio,
La città ha sicuramente una storia industriale alle spalle. Una cosa che mi è subito saltata all'occhio è questo color ferro sulle strade, che si estende per chilometri e chilometri. Leggendo in internet ho scoperto che questo paese è molto conosciuto per la storia mineraria. Infatti la miniera principale fu aperta nel 1883 e rappresentò per quasi un secolo il cuore economico del villaggio. Qui si estraevano principalmente minerali di ferro, fondamentali per l'industria siderurgica tedesca. Durante la Seconda Guerra Mondiale la miniera assunse un ruolo strategico. Il ferro estratto veniva inviato agli altiforni della Ruhr per produrre acciaio destinato all'industria bellica. In questo periodo furono impiegati anche prigionieri di guerra e lavoratori coatti provenienti dai paesi occupati, costretti a lavorare in condizioni molto dure. La miniera chiuse definitivamente nel 1957. Ed ecco che dalle fronde degli alberi sbuca un edificio imponente. Ci troviamo a Lade e questa è la Crafter Heiden, una storica centrale carbone, per anni la più potente d'Europa nel suo genere. Entrata in funzione nel 1951 ha fornito energia a milioni di persone. Dopo oltre 60 anni di attività ha chiuso nel 2024, segnando la fine di un'epoca e l'inizio della svolta verso un futuro energetico più pulito e sostenibile. A proposito di sostenibilità, il dieselone là davanti non è che brucia molto bene. Le dirette tra i boschi sono infinite e procediamo a una velocità intorno ai 100 all'ora. Per lunghi chilometri si procede in mezzo alla natura, senza incontrare nemmeno una casa. La direzione è quella giusta e iniziamo ad assaporare l'aria del nord. La Germania, con le sue ampie pianure, i fiumi che scorrono lentamente e le distese coltivate, può ricordare in parte l'America rurale. In campi ordinati, le grandi fattorie e i villaggi immersi nella natura creano paesaggi di armonia e produttività. Ma qui si nota subito una differenza, l'architettura. Chiese gotiche, castelli medievali e case a graticcio punteggiano le campagne, aggiungendo storia e carattere a un territorio che, pur simile nella morfologia e nell'agricoltura, racconta un passato tutto europeo. Con una certa fame in corpo decidiamo di fermarci. Allora. Dopo aver dato la merenda a qualche corvo, decidiamo di continuare. Ed ecco che ci si presenta davanti un altro enorme edificio, è la centrale elettrica di Robert Frank Kraftwerk, attiva dal 1962 ed è stata la prima grande a gas in Germania, con una capacità di 510 MW. Ed ecco che la Royal Enfield Meteor 350 e la Triumph Street Scrambler hanno sete. Sette litri e mezzo, 7 da vendere 25. Vedi? La tiro qua? No, Non so a voi, ma a me i paesaggi della Germania piacciono veramente molto. Si rivelano come un continuo alternarsi di campi ordinati e boschi selvaggi.
Grandi distese coltivate, punteggiate da fattorie e piccoli villaggi, si intrecciano con foreste antiche dove la natura regna libera. Questo contrasto crea scenari di rara armonia. L'uomo plasma la terra, ma accanto ad essa la vegetazione cresce incontaminata, regalando al viaggiatore panorami che sembrano quadri viventi, sospesi tra lavoro, storia e natura. In lontananza si vedono alcune nuvole scure e nell'affare di pochi minuti ci ritroviamo, anche oggi, immersi nell'acqua. Dopo ore di viaggio, un bisogno fisiologico ci assale. Se ti vedono in giro così, chissà cosa pensano. Vedo che è meglio andare là in moto, serve, pagare l'80 a pisare. Ora, più leggeri, ci sentiamo pronti per raggiungere la meta. Abbiamo deciso di passare questa notte nella periferia di Amburgo. Vediamo quindi un attimo il tragitto di questo nostro viaggio. In verde potete vedere la strada che abbiamo percorso negli scorsi giorni. Dove ci sono le piccole casette è il luogo in cui abbiamo pernottato. Negli episodi scorsi abbiamo quindi attraversato l'intera Svizzera, da sud a nord, per poi aver raggiunto il centro della Germania, da dove siamo partiti oggi. Eccolo qui, Schauenburg, il paese in cui abbiamo dormito la notte scorsa. Quest'oggi abbiamo percorso solo strade secondarie. Seguendo questo percorso blu, evitando le autostrade, stiamo raggiungendo la periferia di Amburgo. E qui, dove si trova la mitica Royal Enfield, è il luogo in cui intendiamo dormire questa notte. Ed ecco a voi la veduta satellitare dell'enorme porto di Amburgo. Pioggia. Pioggia. E ancora pioggia. Un po' di sole. E sole con pioggia. Il cielo scuro e grigio ci avverte che ci stiamo avvicinando al mare del nord. Ditemi se questa strada non è qualcosa di fantastico. Cosa mai potrebbe darci il benvenuto meglio di un bellissimo arcobaleno? Ed ecco che ci stiamo avvicinando alla Hohenwischerstraße ad Amburgo, dove pernotteremo questa notte. È una strada immersa nel verde, nel cuore dell'antica regione agricola dell'Altes Land. Qui frutteti e case in mattoni rossi si alternano lungo gli argini del fiume Elba, creando un paesaggio unico dove la calma della campagna incontra la vitalità dell'enorme città. Vediamo un attimo quanti chilometri abbiamo fatto. In totale ne abbiamo fatti 1122 ed oggi ne abbiamo fatti 338. Azzeriamo il conto ai chilometri, pronto per il giorno dopo. Si è ormai fatta tarda sera e qui a Amburgo si inizia a notare il chiarore serale. Questa stanza sembra per noi una reggia. Bagnati fino alle ossa e stanchi e morti, ci sentiamo pronti per una veloce cena e ancor più pronti per andare a dormire. E con questa sontuosa cena io vi saluto e vi attendo per il prossimo episodio. A presto cari amici, salute e buona strada a voi!